Sono Anna Loi, sono zoologa, insegno zoologia all'Università del Molise e mi occupo soprattutto di gestione, conservazione e studio della variabilità dei mammiferi. Per l'orso mi sono occupata soprattutto di indagare sulla forma del cranio degli orsi marsicani, che sono questa piccola popolazione che vive nel Parco Nazionale d'Abruzzo, essenzialmente molto isolata da tutto il resto degli orsi europei, per i quali già il professor Vigna-Taglianti, professore all'Università di Roma, aveva rilevato una forma del cranio molto diversa da quella del resto degli orsi, in particolare degli orsi alpini. E quindi già alla fine degli anni '80 abbiamo cominciato insieme, io utilizzando una nuova tecnica di indagine che è la morfometria geometrica. La morfometria geometrica è una tecnica di analisi della forma degli oggetti, in questo caso di crani, che è molto potente nel rilevare anche minime differenze, grazie al fatto che permette di distinguere quello che è la variabilità delle dimensioni di un oggetto dalla variabilità proprio della forma. E la forma è spesso indicativa di particolari adattamenti e funzioni che il cranio deve svolgere, come legato all'alimentazione, ma anche alla respirazione, ed è anche l'organo che protegge gli organi di senso. E quindi è è una delle parti del corpo più informativa quando si analizzano specie di vertebrati. Possono essere adattamenti molto importanti relativi alla dieta, quindi per esempio una popolazione di orsi che vive in Abruzzo potrebbe avere una dieta diversa da quella degli orsi alpini, e questo è esattamente quello che il nostro studio ha rivelato. La genetica è uno strumento molto potente nel rilevare, per esempio, il grado di isolamento riproduttivo di una popolazione rispetto ad un'altra. È una delle tante applicazioni di questo tipo di studi. Per quanto riguarda gli orsi, però, ad esempio, questi studi non hanno rivelato una particolare distanza genetica di questi orsi dal resto delle popolazioni europee. Hanno anzi rivelato una certa uniformità. Questo in realtà non ha permesso invece di capire come mai questi orsi abbiano un cranio profondamente diverso dal resto degli orsi bruni, sia europei soprattutto. E questo probabilmente è dovuto al fatto che i geni che vengono indagati per capire qual è il grado di isolamento in termini riproduttivi da un'altra popolazione in realtà non sono gli stessi geni che codificano per i caratteri che sovrintendono allo sviluppo embrionale del cranio. Il cranio dell'orso marsicano ha rivelato intanto un fatto abbastanza scioccante, ovvero che guardando il cranio di un orso marsicano e un cranio di un orso alpino, che dovrebbe essere il suo cugino più prossimo, si ha l'impressione di essere in presenza di due specie diverse, quando la genetica ci dice tutt'altro, che appartengono allo stesso pool genico. E questo ci ha messo ci ha posto una serie di interrogativi. Intanto, perché è così diverso? E ciò che sembra, il cranio di un orso marsicano somiglia più, nell'ambito di questa specie, diciamo, una direzione molto simile al cranio di un panda, ma sappiamo che il panda si nutre di bambù, cioè è una specie esclusivamente vegetariana. Mentre l'orso bruno ha una componente importante carnivora. La cosa interessante è che poi studi che hanno appunto affrontato proprio il tema della dieta dell'orso marsicano ha rivelato e ha confermato questo fatto, che si tratta di una specie con una dieta prevalentemente vegetariana. E questo è interessante perché è un aspetto che è stato prima ipotizzato su una base di studio fenotipico e poi ha avuto delle conferme da studi che invece vengono da analisi, lavori fatti in campo sulla popolazione abruzzese.
E dunque, qualsiasi popolazione che resta isolata, per poter sopravvivere nel lungo periodo, deve essere ben adattata a sfruttare le condizioni locali. Queste condizioni possono variare molto a seconda delle aree in cui questi orsi si trovano a vivere. Probabilmente nelle aree dell'Appennino centrale questi animali hanno sfruttato una disponibilità di risorse abbondante da un punto di vista vegetale, a carattere vegetale, piuttosto che rivolgersi a una componente carnivora che, adesso queste sono tutte ipotesi, però poteva essere meno disponibile, anche più difficile da acquisire rispetto a materiale di tipo vegetale che ampiamente dipende dal contenuto anche proteico e di qualità del cibo. Però questo potrebbe aver portato a una selezione piuttosto accelerata, perché questo è un altro aspetto che è venuto fuori, di orsi via via, la cui conformazione del cranio era via via più evidentemente adattata a masticare componenti dure di materiale vegetale. Quindi queste grandi espansioni delle arcate zigomatiche che accolgono una massa più imponente di muscoli masticatori, di masse terri, ma anche l'orientamento dei denti. Tutto ci dice che effettivamente sono animali, l'orso marsicano, bene adattato a nutrirsi di vegetali, di componenti vegetali. Gli orsi hanno dei cicli vitali piuttosto lunghi, quindi la stima che è stata fatta da un punto di vista genetico è che questa popolazione sia rimasta isolata da 1000-3000 anni, che è un tempo, è un niente, è un secondo in una storia, diciamo, per l'affermazione di processi microevolutivi in una specie così longeva. Però è pur vero che apparentemente questo è successo, cioè c'è stato uno slittamento verso una nuova nicchia adattativa, quindi verso la capacità di sfruttare risorse nuove in un tempo molto breve. Questo è probabilmente dovuto a una caratteristica che stiamo studiando in questo momento, che ha probabilmente permesso di accelerare i tassi di evoluzione morfologica fenotipica verso nuovi equilibri. Ecco, questo è esattamente questo nuovo studio che speriamo di poter pubblicare presto, che ha proprio rivelato i crani sono strutture simmetriche, notoriamente, ma tutti noi sappiamo anche quando ci guardiamo allo specchio che abbiamo un certo grado di asimmetria. Questa asimmetria è dovuta a un rumore che si accumula o che è presente, a uno stress durante il periodo embrionale in cui il cranio, o anche giovanile, in cui il cranio si accresce fino a raggiungere la forma nell'adulto. Questa asimmetria, che si chiama asimmetria fluttuante, perché a volte prevale per certi caratteri il destro, per altri il sinistro, è anche considerato un indicatore di stress da inbreeding, che vuol dire che può rivelare il fatto che animali che hanno subito un incrocio tra consanguinei per molto tempo, come il caso dell'orso marsicano, che per questo ha perso gran parte della sua variabilità genetica perché è una popolazione piccolissima, questa simmetria potrebbe essere un indicatore, rappresentare un indicatore di stress da inbreeding, cioè di stress di un rumore che si accumula durante lo sviluppo embrionale di questi orsi fino a produrre un cranio nell'adulto che è più asimmetrico rispetto ad altre popolazioni europee, ed è proprio questo lo studio che abbiamo fatto. La cosa interessante è che se da una parte abbiamo verificato che effettivamente gli orsi marsicani hanno un livello di asimmetria più alto rispetto agli orsi scandinavi o agli orsi centroeuropei, scusate, russi, è anche vero che mostrano un grado di disintegrazione del modello di sviluppo che potrebbe aver rappresentato il grande vantaggio di
poter portare a una rimodulazione delle varie componenti del cranio, creando dei crani, se volete, tra virgolette, nuovi in tempi molto rapidi. Quindi un processo che è agito sul modello di sviluppo embrionale piuttosto che lavorare gradualmente, molto lentamente nel privilegiare quelle varianti di cranio che piano piano andavano verso un'espansione per esempio delle arcate zigomatiche e quindi dello spazio per questi muscoli masticatori. Quindi aver accelerato, aver promosso l'evoluzione, il salto, se volete, non è proprio un salto, ma insomma in tempi così brevi possiamo considerarlo tale, verso una nuova forma di cranio. Non tanto la simmetria, ma quello che sta sotto la simmetria, quindi l'alterazione dell'integrazione morfologica. Certamente da una parte ci sta rivelando che effettivamente il tasso elevato in incrocio, quindi l'incrocio tra consanguini, sta probabilmente avendo degli effetti deleteri sulla popolazione, perché poi questo è solo un segnale, noi non sappiamo questo in incrocio se poi ha anche dei riflessi sulla riproduzione, sulla vitalità degli spermatozoi, su tanti aspetti che concorrono poi a diminuire le probabilità di sopravvivenza della popolazione. Però abbiamo trovato anche che potrebbe essere la chiave per capire e per anche avere l'idea che stiamo osservando un esperimento evolutivo in corso, quindi un'accelerazione dell'evoluzione e della selezione verso nuovi modelli fenotipici di orso.